Ciao a tutti, benvenuti! Ciao, benvenuti! Oggi parliamo di Ocho in avanti. ocho adelante, direbbero gli argentini. Non solo per la ballerina, utilissimo anche al leader. Oh già, l'elemento per definizione in cui si esalta la femminilità e quindi assolutamente lascio la parola a Monica perché è un elemento, come dire, da presentare al femminile. Possiamo lavorare in casa avendo un leader che ci aiuta, o un tavolo, o una sedia, o una parete, quello che vogliamo. Io, già che c'è Dario, Ne approfitti. ne approfitto e gli faccio fare la sbarra. Come funziona? Devo portare un passo in avanti, ma devo pensare che il mio passo terminerà di là. Lavorerò usando il meccanismo della spirale. Mentre carico il mio passo in avanti, scendendo e passando dal basso, il mio petto inizia ad orientarsi verso la nuova direzione che mi interessa. Trasferisco il centro e il petto si orienta. Ho il bacino in una direzione e il petto nella nuova direzione in cui voglio andare. Questo genera una torsione. Questa torsione è una molla, una spirale che quando viene liberata mi consente di fare il perno. Quindi non porto l'ocio dalle gambe, personalmente, anche se c'è chi lo usa, non porto l'ocio dal bacino, lavoro il meccanismo della spirale, ripeto, mentre trasferisco il peso da una gamba all'altra, il mio petto si orienta e solo lui, il bacino, rimane fino all'ultimo nella prima direzione. Quando arriva il momento del perno, sblocco questa molla e l'ocio si sviluppa con prima il petto, poi il bacino, poi il pivot della gamba di terra. La gamba scarica arriva per ultima. Petto, bacino, pivot, gamba. Non ho bisogno di preoccuparmi di riportare la gamba scarica perché lei arriverà naturalmente portata dal perno. Se funziona nel modo giusto, è come una spirale che si avvita nel pavimento e quando tutto il corpo è arrivato, la gamba libera sta ancora tornando. Lascio che la torsione si completi. Quando potrai girare, se posso resisto ancora un poco. La gamba libera non vuole andare via di lì e si distenderà completamente restando a terra solo con l'avampiede. Solo quando non posso più farne a meno, vado. In questo modo dovrebbe svilupparsi in modo naturale e non muscolare. Do importanza al fatto di terminare il perno prima di iniziare eventualmente un altro ocio e quindi a riprendere la nuova direzione. Attenzione, quando ho finito il pivot, riporto il petto verso il mio leader. Adesso lui è qua. Se fosse un muro o una sedia, io lavoro sempre riportando il petto lì. Se la gamba libera rimane davvero una conseguenza del perno, in futuro il leader potrà dare degli effetti al movimento di questa gamba generando elementi che ci piacciono molto come i volei, per esempio. Senza il meccanismo della torsione petto-bacino-gamba non funziona, il voleo non funziona, cioè è finto, ok? Quindi per i followers e anche per i leaders, adesso racconto anch'io, è un meccanismo basilare per poter ballare tango. Ricordatevi, petto-bacino-gamba, la spirale. Errori comuni: dimentico la torsione, tutto in un blocco, non funziona, non sono in relazione con il leader e non ho energia, devo darmela con i muscoli, inoltre non ho fronte al leader. Anticipo con la gamba, non va bene, anticipo l'uscita, termino il perno, aspetto, carico il nuovo passo, termino il perno, aspetto, carico il nuovo passo.
Facciamo un esercizio individuale. Io sto andando in quella direzione, ma io voglio in realtà andare dalla pianta. Sì? Quindi penso alla pianta prima ancora di aver trasferito, perché se io vado qua e poi penso alla pianta, non funziona più. Seguite? Quindi io penso alla pianta, che è il mio obiettivo, quindi quando sono qui già sono in torsione, sì? Sono in torsione e vado dalla pianta, ok? Adesso penso a quella direzione, non arrivo qui e poi penso alla direzione, penso alla direzione prima e arrivo alla direzione. Se siete da soli potete lavorare con un oggetto. Penso di voler andare lì dove c'è quell'oggetto. Mentre mi sposto il mio petto va lì, al termine del trasferimento il mio petto è completamente lì e posso girare. Potete anche fare degli esercizi sulle 4 direzioni. Per esempio, io voglio fare 90 gradi. Tac. Poi cambio peso e lo rifaccio. Poi cambio peso e lo rifaccio. Poi cambio peso e lo rifaccio fino a aver fatto tutto il giro. Posso decidere di voler fare 180 gradi e andare dall'altra parte. Mentre trasferisco porto il più possibile il petto nella nuova direzione, quando sono al massimo della torsione giro. Preparo un altro ocio. Mentre trasferisco porto il petto al massimo nella nuova direzione e giro. Per tutti i leaders, pensate forse che questo sia un mondo esclusivamente al femminile? Non vi sbagliate. Pensate, ogni qualvolta fate una saccada e un andare a prendere il posto del partner all'interno di un meccanismo di giro, voi se la fate correttamente dovete lavorare il principio dell'ocio, quindi il principio della spirale. Facciamo un esempio. Vado a fare una saccada su un'apertura, quindi sono in questa condizione, triangolo equilatero. Se io non uso la dissociazione, quando scarico arrivo qui e ho perso completamente la relazione. Guardate, io di qui devo essere con lei, quindi questo in realtà è la preparazione di un ocio. Quando sacco, io sto continuando un ocio. Sì, lo vedete? Proviamo a fare un attimo in dinamica. Là. E là. Vedete che io sono comunque sempre in relazione con lei e il principio è lo stesso, è il principio della spirale. Ok? Proviamo con la musica? Sì, vediamo come poter gestire con le battute musicali gli ocio. Un ocio segue sempre un andamento musicale. Posso ritrovarmi, in base a quello che mi chiede il leader, a fare un ocio in 4 battute, in 2 battute, in una battuta. Lavoriamo sulle 4 battute. Fare un ocio avanti in 4 battute significa che tutto lo spazio del movimento deve essere occupato dai 4 tempi. 1 carico, 2 e 3 lavoro la torsione, 4 sono a caviglie e di nuovo 1 carico, 2 e 3 gioco la torsione, 4. In 2 battute un tempo per trasferire, un tempo per liberare. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alleniamo queste 2 possibilità sulla musica. Proviamo con la musica. In 4 battute. 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ancora. 1, 2, 3, 4. 2. In 2 battute. 1, 2, 1, 2, 2. 4.
Carlos Di Sarli. Grazie! Grazie. E, come sempre, ci vediamo